Buonasera amici, anche oggi vorrei fare la lezione insieme a Sophie che però non è d'accordo. Iniziamo a parlare quindi della politica di Locke. L'opera fondamentale della politica di Locke, l'abbiamo visto, ne abbiamo già parlato nella prima video lezione su Locke, dedicata alla vita e alle opere. Si chiama Due trattati sul governo, Two Treatises on Government. Abbiamo già detto, proprio parlando della vita e delle opere in generale di Locke, che di questi due trattati il più importante è il secondo. Il primo tenderà proprio a perdersi per strada, perché il primo di questi due trattati sul governo, ha un intento semplicemente, o meglio principalmente, confutatorio. Si tratta di criticare le idee di un certo Filmer che aveva scritto un'opera a favore dell'assolutismo. Locke è anti-assolutista, famosa la teoria politica di Locke, è ostile all'assolutismo. Lui nel primo dei due trattati sul governo non fa altro che criticare, che confutare le argomentazioni di Filmer a favore dell'assolutismo e a favore del divine right of kings, del diritto divino del sovrano, che avrebbe un potere assoluto proprio perché derivante da Dio, quindi una confutazione delle tesi dei suoi avversari, cioè dei fautori dell'assolutismo. Quindi Locke nel primo dei suoi due trattati non esprime, se non in minima parte, le sue teorie originali sulla filosofia politica. Per questo i due trattati sul governo, che vengono pubblicati in Inghilterra nel 1690 in maniera anonima da Locke, e avranno subito un enorme successo, verranno ristampati più volte in Inghilterra, vengono poi stampati in Olanda, in tutta Europa, eccetera. Però ben presto inizia a essere stampato soltanto il secondo dei due trattati sul governo. Il primo, considerato meno importante, si perde per strada. Anche adesso si possono trovare delle edizioni intitolate Locke Trattato sul governo, e si tratta solo del secondo dei trattati sul governo. Allora, di solito si dice, in realtà non è vero, che Locke con le sue teorie fotografi una situazione di fatto, cioè giustifichi e descriva quella che era la situazione reale in Inghilterra al momento della pubblicazione dei due trattati sul governo nel 1690, perché proprio l'anno prima, nel 1689, il complotto cattolico di Giacomo II, lo Stuart cattolico, era stato sventato. Guglielmo III e Maria II, con la Glorious Revolution, la seconda rivoluzione inglese, avevano sancito il primato del costituzionalismo, il primato del Parlamento, è la separazione dei poteri, è la tolleranza e i diritti del cittadino, è l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, le garanzie di fronte al processo. Questa era la situazione abbastanza favorevole e aperta rispetto a molti altri paesi europei, che si delinea dopo la seconda rivoluzione inglese. Quindi molti dicono Locke in quest'opera non fa altro che descrivere quello che c'era in quel momento. In realtà non è così, perché John Locke scrisse i due trattati sul governo, almeno in parte li scrisse molti anni prima, dal 1680 al 1683. Certo, l'opera era incompiuta, lui la lasciò manoscritta ad un amico perché preferì fuggire in esilio in Olanda. Quindi appunto l'opera fu scritta in buona parte quando la situazione politica inglese non coincideva con i principi espressi da Locke nell'opera, ma in una situazione avversa, cioè durante la restaurazione Stuart e gli attacchi Carlo II Stuart contro il Parlamento. Quindi Locke, ovviamente, una volta tornato dall'Olanda,
riprese i manoscritti e li portò a termine nel 1690. Il manoscritto descrive una situazione che Locke vedeva nella sua patria, però appunto fu scritto prima, quando questa situazione favorevole e coincidente con le teorie dell'autore non esisteva, 10 anni prima, ben prima quindi che Guglielmo III d'Orange sbarcasse trionfalmente sul suolo inglese. Quali sono le idee di Locke? Noi non trascureremo il primo, il meno importante dei due trattati sul governo. Abbiamo detto qui Locke critica Filmer, sostenitore dell'assolutismo, che aveva scritto un'opera che si chiama Patriarca, il Patriarca, in cui cercava di giustificare l'assolutismo come l'unico potere possibile, l'unica forma di potere possibile derivante da Dio stesso. In realtà questo libro di Filmer era stato già pubblicato nel periodo della prima rivoluzione inglese, era un libro vecchio, aveva avuto già molte risposte da parte dei fautori della Repubblica, del Commonwealth cromwelliano come Sidney e tanti altri, poi fu ripubblicato molto tempo dopo e Locke decide di rispondere. Che cosa sostiene Filmer all'interno del Patriarca? Filmer sostiene che l'unico potere possibile è il potere assoluto, non esiste altro potere se non il potere assoluto. Dio lo ha dimostrato perché nella Bibbia i patriarchi, a partire dal primo, secondo Filmer, il primo uomo Adamo, avevano ricevuto da Dio un potere assoluto, quindi la sua giustificazione, la giustificazione alle sue teorie è una giustificazione scritturale. Filmer dice così perché noi vediamo che i patriarchi nella Bibbia sono dei sovrani assoluti, hanno ricevuto il potere direttamente da Dio e Dio li ha messi a capo di uno stato assoluto. Hanno un'autorità politica assoluta, sono al di sopra delle leggi, al di sopra della volontà del popolo. Lo Stato non nasce da un contratto, da un patto utilitaristico tra gli esseri umani, viene istituito invece da Dio. La sovranità non appartiene al popolo, appartiene a Dio che l'ha data in forma assoluta al sovrano assoluto, ad iniziare dal primo uomo Adamo e poi ai vari patriarchi della Bibbia. Ognuno di questi patriarchi della Bibbia gestisce un potere indiviso, assoluto, assomma il potere legislativo, giudiziario e il potere esecutivo, quindi non viene limitato da nulla. Come i patriarchi biblici, lo stesso tipo di potere viene esercitato dai sovrani, che sono giustificati solo se sono sovrani assoluti. Perché? Perché secondo Filmer i sovrani assoluti, anche quelli dell'Europa moderna, ma per lui tutti quelli della storia, anche nelle civiltà extraeuropee, sono i discendenti dei patriarchi biblici. Abramo, Noè, Mosè, Isacco, Giacobbe, tutti i patriarchi biblici, i sovrani secondo Filmer, i sovrani assoluti del popolo di Israele. Questa quindi è la giustificazione. I sovrani devono essere assoluti perché Dio ha voluto così, e l'esempio sono i patriarchi della Bibbia che esercitavano un potere assoluto avuto direttamente da Dio. Filmer peraltro è contrario all'esistenza dei diritti naturali ed è contrario anche all'eguaglianza degli uomini, l'eguaglianza degli uomini di fronte alla legge. Filmer dice che c'è sempre una diseguaglianza, questa diseguaglianza è originaria, voluta da Dio. Se si può parlare di diritto naturale, il diritto naturale per lui coincide con il diritto divino e il diritto divino fa sì che ci siano sempre delle gerarchie, delle differenze e delle diseguaglianze. Quindi i cittadini, dice Filmer, sono sottomessi al sovrano, non sono mai liberi, non solo, ma anche all'interno della famiglia
vi è un potere assoluto analogo a quello dei sovrani, che è quello maschile, quello del padre e del marito a cui la moglie e i figli sono assoggettati. Quindi Filmer dice: nessuno mai è in condizione di uguaglianza, nessuno è mai libero, perché i figli e le mogli sono sottomessi al padre marito. Semmai le donne passano da una sovranità all'altra, da quella del padre a quella del loro futuro marito, ma anche i capifamiglia, i padri mariti, non sono liberi perché sono assoggettati al sovrano assoluto. Il sovrano assoluto a sua volta neanche lui è libero perché è assoggettato a Dio, deve comportarsi in base alle leggi politiche religiose della sovranità assoluta del cristianesimo. Non è libero il sovrano di fare tutto quel che vuole, può fare quel che vuole nei confronti dei cittadini, però sempre nell'ambito di quello che ha voluto Dio, di quello che ha stabilito in politica e in religione Dio. La libertà non esiste neanche in un momento originario. Non è vero che gli uomini, gli esseri umani fino a un certo punto, lo stato di natura, erano liberi e poi hanno ceduto la libertà, i loro diritti a un sovrano, a uno stato, a un'autorità. Gli individui anche storicamente non sono mai stati liberi. Sin da quando esistono, sin da Adamo, Eva, i figli di Adamo ed Eva, gli esseri umani, la moglie, i figli di Adamo erano sottomessi a qualcuno, a partire da Adamo stesso, cioè dal primo uomo. Allora Locke critica duramente, con delle argomentazioni molto valide e molto significative, questa impalcatura dell'assolutismo di Filmer. Prima di tutto Locke nega che il potere della famiglia sia analogo al potere del sovrano. I figli, le mogli hanno una certa libertà, secondo Locke, all'interno della famiglia, non sono assoggettati al padre di famiglia, al capofamiglia, come i cittadini sono assoggettati al sovrano, hanno maggiore libertà. Il padre, ma anche la madre, dice Locke che è a favore dell'autorità, anche dell'autorità della madre. Il padre e la madre devono ricevere rispetto dai figli, però sia la moglie sia i figli hanno comunque delle libertà. Locke era abbastanza aperto dal punto di vista delle libertà familiari e dell'educazione familiare, era un progressista veramente notevole per l'epoca. Locke scrisse anche delle opere di pedagogia, tra cui i pensieri sull'educazione, in cui appunto spiega che all'interno della famiglia vi debba essere una certa libertà per le donne e per i figli. Quindi le famiglie non sono gli stati, i padri di famiglia non sono i sovrani, si tratta di due entità diverse, dice Locke. Sarebbe assurdo se il potere all'interno della famiglia fosse del tutto analogo al potere sovrano. Noi avremmo una moltiplicazione della monarchia, avremmo migliaia e migliaia, decine di migliaia di monarchie, tante quante sono le famiglie in Inghilterra o nel mondo. Questo è assurdo. E allo stesso modo il potere del sovrano non è analogo a quello del capofamiglia, altrimenti avremmo tante famiglie quanti sono i sovrani, anzi arriveremo all'assurdo di avere, oltre alla nostra famiglia, una super famiglia, una famiglia che comprende tutti i cittadini, che è quella capitanata dal sovrano. Cioè sono assolutamente due cose diverse, la famiglia e lo Stato, e non è vero che il padre di famiglia eserciti un potere assoluto sulla moglie e sui figli, come non è vero, dice Locke, che un sovrano debba esercitare un potere assoluto sui propri cittadini. Questo Locke, le argomentazioni contro l'assolutismo, le desume sia dall'esperienza, ma sia anche dall'esegesi biblica, attenzione, dalla tradizione, dalla storia, a
cui Locke dà un'interpretazione diversa da quella di Filmer. Prima di tutto, dice Locke, non è vero affatto che il primo patriarca Adamo abbia avuto il potere assoluto da Dio. Adamo, se leggete la Bibbia, dice Locke, non ha avuto alcun potere politico, neppure nei confronti della moglie e dei figli. Adamo non ha avuto da Dio nessun tipo di sovranità, non esercitava la sovranità su niente, su nessuno, non era un re, non era un monarca. E questo vale per tantissimi altri patriarchi della Bibbia. Se noi andiamo a leggere la Bibbia, i capi di Israele, Noè, Mosè e moltissimi altri, non avevano affatto potere assoluto sul popolo di Israele. Non solo, ma anche l'origine del loro potere spesso non derivava affatto dalla successione di un altro patriarca. Molto spesso nella Bibbia i patriarchi sono messi al potere dal popolo oppure vanno al potere per un'usurpazione. Vi sono anche forme di repubblica in molte parti, in molte epoche, in molte situazioni descritte dalla Bibbia. Non è vero affatto che i patriarchi a partire da Adamo siano equiparabili ai moderni sovrani assoluti, non erano sovrani assoluti, si vede leggendo la Bibbia. E poi, qual era l'origine della loro sovranità? Non è per niente chiaro. Filmer dice che da Adamo derivano per discendenza tutti gli altri patriarchi, da cui derivano per discendenza i sovrani assoluti fino all'età moderna. Ma questo, dice Locke, non è assolutamente dimostrato, ma non è possibile. Il principio della primogenitura, per cui Adamo avrebbe dovuto passare e tramandare il potere ad un altro assoluto, che poi avrebbe dovuto tramandare il potere a un successivo sovrano assoluto, cioè al suo primogenito, al suo erede più prossimo. Tutte queste cose non si trovano nella Bibbia. Moltissimi patriarchi non hanno ottenuto il potere per successione ereditaria dal patriarca precedente, hanno preso il potere o sono stati designati dal popolo in tutt'altro modo, spesso usurpando o uccidendo magari il sovrano, quello che avrebbe dovuto essere il sovrano legittimo. Quindi non esiste una trasmissione da padre in figlio in base alla primogenitura della sovranità. Non esiste nella Bibbia, come non esiste nella storia antica, nella storia medievale, nella storia moderna. Moltissimi sovrani, che siano assoluti o meno, sono diventati tali non per diritto di primogenitura, per ereditarietà, ma in base spesso a guerre civili, a colpi di Stato, all'elezione da parte di un'oligarchia, di un Parlamento aristocratico, sulla base di guerre e così via. Quindi questa trasmissione ereditaria per via di primogenitura da Adamo fino ai sovrani più recenti non esiste, e quindi, dice Locke, come si sarebbe dovuto trasmettere questo potere assoluto? Appunto per primogenitura. Se è così, Adamo avrebbe dovuto trasmettere il suo potere al primogenito, che l'avrebbe trasmesso al suo primogenito, che l'avrebbe trasmesso al suo primogenito e così via. Il risultato, oggi ci sarebbe un unico sovrano. Assoluto o no, se il potere va solo al primogenito maschio, Adamo avrebbe dovuto trasmettere il potere oggi ad una sola persona, ci sarebbe un solo sovrano in tutto il mondo. Oppure si può pensare che tutti i discendenti dei patriarchi abbiano il potere sovrano, allora dovremmo essere tutti sovrani, perché secondo l'interpretazione dell'epoca tutti noi, tutti i popoli della terra, discendiamo dagli ebrei, dagli israeliti e da Adamo, a partire da Adamo, quindi dovremmo essere tutti sovrani. Eppure oppure ce ne dovrebbe essere solo uno, invece ci sono questi 4, 10, 20 sovrani. Perché proprio loro e non altri? L'assurdità di Filmer, dice Locke, è il fatto che Filmer non risponde alla domanda fondamentale: chi ha diritto di governare? La teoria di Filmer di fatto dice che tutti quelli che sono al potere hanno diritto di governare, perché derivano il loro potere dai patriarchi.
dai patriarchi biblici, ma non è così. In realtà Filmer non dà, è quello che Locke vuole dare, dei criteri precisi, cioè ci vogliono dei criteri, delle regole per stabilire chi debba governare e chi no. E queste regole devono essere universali. Filmer non dice questo, Filmer di fatto giustifica il potere di tutti quelli che hanno il potere, comunque lo abbiano conquistato, spacciandoli per discendenti dei patriarchi. Ma non è così. I sovrani sono arrivati al potere nei modi più vari, quindi Filmer non dice chi ha il diritto di governare, con quale criterio, perché uno governa e l'altro no. Filmer non fa altro che giustificare il potere di fatto anche preso con la forza. Qualunque sovrano abbia il potere, per Filmer è sempre giustificato per via di questo giochetto e egli discende dai patriarchi biblici, come se Dio avesse dato il potere assoluto a chiunque riesca in qualunque modo, anche con una rivoluzione, con un'usurpazione, a scacciare un altro sovrano e a prendere il potere. Chiunque abbia il potere politico, per Filmer è giustificato. Questo per Locke è inaccettabile. Ci vogliono dei criteri precisi per stabilire chi debba governare e come si debba governare. Locke è un giusnaturalista. Locke è il principe dei giusnaturalisti, è il giusnaturalista più importante. Il giusnaturalismo di Locke è importantissimo, le sue teorie liberali influenzeranno non solo gli illuministi settecenteschi, ma anche i padri fondatori degli Stati Uniti d'America. La dichiarazione, l'abbiamo studiato in storia, la dichiarazione di indipendenza del 1776 di Thomas Jefferson riprende in tutto e per tutto le idee di Locke, come il giusnaturalismo che è alla base delle prime due costituzioni che vengono fuori dalla rivoluzione francese. Ma in realtà le idee liberali di Locke saranno alla base anche di altre rivoluzioni a cui si pensa meno, le rivoluzioni latinoamericane, e saranno alla base anche delle rivendicazioni indipendentiste nell'Ottocento degli irlandesi oppure degli indiani in Asia. Locke quindi è un giusnaturalista, parte dall'idea che avevano avuto anche Grozio, anche Hobbes, anche Spinoza, su cui aveva battuto soprattutto Pufendorf, un altro grande giusnaturalista, dell'esistenza di uno stato di natura. Lo stato di natura è uno stato primitivo selvaggio, comunque uno stato in cui non esiste ancora lo stato civile, non esistono ancora le istituzioni, non esistono ancora le leggi in quanto leggi scritte, le istituzioni modernamente organizzate. Allo stato di natura esistono dei diritti naturali, secondo Locke. Questi diritti naturali per Locke sono 4: la vita, la libertà, la sicurezza e la proprietà. Trovate qualcosa di singolare? A differenza dei giusnaturalisti precedenti, Locke inserisce tra i diritti naturali diritti impossibili da togliere agli uomini, diritti inalienabili, scriverà Thomas Jefferson nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, diritti che esistono in quanto noi apparteniamo alla specie umana, esistono ab origine, esistono di per sé e sono tutti riconosciuti dalla natura e dalla ragione umana, anche all'interno dello stato di natura, anche in assenza di istituzioni moderne. E i giusnaturalisti di solito dicono sì, i diritti sono vita, libertà e sicurezza, ma Locke ci aggiunge la proprietà. Questo è sintomatico di un pensiero borghese e capitalistico, vedremo, da parte di Locke. La proprietà non era un diritto naturale per Hobbes. La proprietà veniva creata soltanto
attraverso il patto che istituisce lo stato civile, uscendo dallo stato di natura. La proprietà non era un diritto naturale neanche per Grozio, uno dei primi giusnaturalisti olandese che viene fuori dal pensiero rinascimentale. La maggior parte dei giusnaturalisti non considerava la proprietà un diritto naturale, e invece Locke sì. In questo modo Locke rende sacrosanta la proprietà, fa sì che la proprietà sia come la vita, la libertà, la sicurezza, cioè cose primarie, diritti proprio ancestrali che nessuno Stato e nessuna legge possono eliminare, possono conculcare, non possono neanche gestire, regolare, guidare la proprietà. Il liberismo economico, la libertà economica e il mercato per Locke sono cose di natura. Qualunque Stato che noi potremmo chiamare socialista è di per sé illegittimo perché non rispetta il diritto di proprietà. Quindi questi sono i 4 diritti allo stato di natura. Come gli altri giusnaturalisti, vi ricordate, questi diritti sono razionalmente allo stato di natura accettati da tutti gli uomini contemporaneamente per natura. Io capisco che ho diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza e alla proprietà e anche gli altri ne hanno diritto. D'altra parte, se io andassi ad attentare a questi diritti naturali negli altri, automaticamente accetterei che gli altri vengano a togliermeli, a limitarli anche a me. Razionalmente siamo tutti d'accordo, però sappiamo come funziona allo stato di natura, non ci sono istituzioni, non ci sono forze coercitive che rendano cogenti questi diritti naturali. I diritti naturali possono anche non essere rispettati. Qui c'è una differenza con Hobbes. Locke è un po' meno pessimista di Hobbes. Secondo Locke, lo stato di natura non è caratterizzato dalla guerra di tutti contro tutti, da una ferocia, da una violenza continua, da un continuo stato di guerra, di belligeranza. Locke dice che allo stato di natura ci può essere la guerra, ma ci può essere anche la pace. Anzi, molto spesso le persone vivono in pace allo stato di natura, rispettando questi diritti e esigendo che gli altri li rispettino. La guerra si scatena allo stato di natura quando qualcuno non rispetta questi 4 diritti verso qualcuno e quindi questo qualcuno si difende. Ovviamente però la difesa dei propri diritti, chiaramente allo stato di natura, è devoluta all'iniziativa del singolo. Noi oggi diremmo all'autodifesa armata, perché non ci sono istituzioni, non ci sono corpi di polizia, tribunali, non ci sono leggi. Quindi, meno pessimista di Hobbes, può esserci la pace e il rispetto dei diritti di natura, come in un altro posto può non esserci, o comunque questo rispetto dei diritti di natura è fragile, può venir meno in qualunque momento. Noi rispettiamo questi diritti allo stato di natura oppure non li rispettiamo. Ci sono delle eccezioni, per esempio, fate attenzione, per Locke il diritto alla vita ha almeno 2 eccezioni. Nel caso dell'autodifesa armata, se qualcuno viene ad attentare alla mia libertà, alla mia felicità, ai miei beni, alla mia sicurezza, alla mia proprietà, io ho diritto di reagire uccidendolo. Quindi la legittimità dell'autodifesa armata anche quando uccide l'aggressore. E inoltre la punizione di un criminale, se si è comportato veramente male, non ci sono leggi, non ci sono tribunali, ma il diritto naturale di coloro che sono stati aggrediti, che hanno avuto dei torti, esiste il diritto naturale di uccidere chi ha attentato i diritti di natura. Comunque non c'è garanzia che i diritti di natura vengano rispettati allo stato di natura, a volte vengono rispettati, a volte no, ma questa non è una situazione accettabile. Locke dice che un ordinamento politico serio
far rispettare le leggi sempre. Le leggi devono valere per tutti, non solo per il più forte, per chi è in grado di difendersi. Quindi basterebbe che una sola volta allo stato di natura non vengano rispettati questi diritti naturali, a dimostrare che lo stato di natura va superato nel solito modo dei giusnaturalisti, attraverso un contratto, attraverso un patto che istituisce lo stato civile e in cui il diritto non è più il diritto di natura, ma è il diritto positivo. Vengono create delle leggi uguali per tutti. La legge non è legge se non garantisce i diritti naturali per tutti, non soltanto ad alcuni. Quindi lo Stato civile, l'autorità politica, i cittadini decidono di rinunciare alla loro libertà, almeno una parte della loro libertà, in cambio della sicurezza. D'altra parte Locke dice che la libertà non è veramente libertà se non c'è sicurezza, se non c'è legge, se non c'è garanzia che la mia libertà venga rispettata, i miei beni vengano rispettati, la mia proprietà venga rispettata, allora non si tratta neanche di vera libertà. Quindi la libertà non può essere assoluta come allo stato di natura, deve essere limitata. Si fa un contratto utilitaristico. Lo Stato nasce come corpo artificiale, convenzionalmente lo Stato deve la sua origine, la sua giustificazione alla necessità di far rispettare i diritti naturali. Se lo Stato non fa rispettare i diritti naturali diventa illegittimo e i cittadini, vedremo, possono anche ribellarsi, perché lo Stato nasce dai cittadini, i cittadini vengono prima dello Stato, il diritto dell'individuo viene prima dello Stato, il potere dello Stato, il potere di qualunque autorità deriva dal fatto, è come dire un escamotage, è uno strumento che i cittadini trovano per far rispettare i loro diritti naturali in maniera la più possibile sicura e certa. Questa è l'origine dello Stato. Lo Stato e le autorità pubbliche devono rispettare i diritti naturali perché sono nate per questo, utilitaristicamente. Gli esseri umani si trasformano in cittadini e accettano di rispettare le leggi e l'autorità. L'autorità sovrana, a differenza di Hobbes, firma il patto e all'interno del contratto. Quindi questo contratto sociale si fa tra i cittadini e l'autorità politica, tra i cittadini e la sovranità. La sovranità, peraltro, viene gestita da alcuni dei cittadini stessi. Ultima differenza con Hobbes. Attenzione, Hobbes, ricordate, considerava lo stato in natura soltanto una metafora, un'ipotesi filosofica per descrivere la realtà della natura umana. Locke non è d'accordo. Secondo Locke lo stato di natura è realmente esistito, è storicamente esistito nelle epoche passate, nelle epoche più primitive, e continua a esistere tra i popoli cosiddetti selvaggi che non hanno delle vere istituzioni, delle vere autorità politiche. Popoli delle Americhe, dell'Africa, dell'Asia. Per garantire questi 4 diritti naturali nasce lo Stato civile, le leggi nascono, l'autorità nasce. Vedremo la prossima volta, prima di andare avanti e parlare delle caratteristiche dello Stato e dei poteri dello Stato, le loro competenze secondo Locke, dobbiamo un attimo dilungarci su che tipo di proprietà esista come diritto naturale. Uno dei 4 diritti naturali è la proprietà. Questo è molto importante perché molti non sanno che proprio per difendere la proprietà gli esseri umani capiscono che sia necessario passare dallo stato di natura allo stato civile, non tanto per difendere gli altri 3 diritti naturali, ma per difendere la proprietà, perché a un certo punto nel grado di sviluppo
economico, vedremo la prossima volta, la proprietà diventa così grande e così complessa da non essere difendibile. Io posso difendere da solo con l'autodifesa armata la mia vita, la mia sicurezza, la mia libertà, ma non la mia proprietà quando questa diventa una proprietà capitalistica complessa grande. Quindi è proprio per far rispettare non tanto gli altri tre diritti naturali, quanto il quarto, la proprietà privata, che si innesca il processo che rende necessario il superamento dello stato di natura, la sua sostituzione con lo stato civile. Diciamo solo un'ultima cosetta. Secondo Locke, l'autorità politica deve essere un misto delle tre forme di governo principali. Lui distingue, sulla scia di molti autori antichi, tre forme di governo, tre tipologie classiche di governo: la monarchia, quando governa uno solo, l'oligarchia, quando governano alcuni, e la democrazia, quando governano tutti. Secondo lui la forma migliore di governo è una forma di governo, uno Stato in cui vengono compendiate, siano presenti, siano equilibrate tutte e tre queste forme di governo, e lui la trova nell'Inghilterra della monarchia costituzionale del suo tempo. L'Inghilterra, la monarchia è rappresentata dal re. Il re è uno solo, però il potere del re è limitato dal Parlamento, che ha preso molto potere dopo la seconda rivoluzione inglese. Il Parlamento è diviso in due camere, lo sapete, House of Lords, la Camera dei Lord, la Camera dei Pari, non è eletta. I Lords sono nominati dal re oppure ottengono il titolo, il seggio di Lord ereditariamente, e quindi sono una oligarchia. Quindi la Camera dei Lord è un'oligarchia. Poi, ovviamente, la democrazia sta in un'altra istituzione, l'altra metà del Parlamento, House of Commons, la Camera dei Comuni. Noi oggi diremmo la Camera dei Deputati, che viene eletta democraticamente dai cittadini. Ai tempi di Locke, d'accordo, il suffragio era ristretto, votavano pochissimi cittadini, soltanto i più ricchi, però il principio viene eletto dal popolo, almeno da quella parte del popolo che ha il diritto di cittadinanza attiva, cioè ha il diritto di voto. Nel sistema inglese quindi si compendiano ottimamente, secondo Locke, queste tre forme di governo: la monarchia rappresentata dal re, l'oligarchia rappresentata dal Senato, dalla Camera dei Lord, la democrazia rappresentata dalla Camera dei Comuni, dei deputati. Continuiamo la prossima volta con la politica di Locke, mi raccomando, continuate a seguirmi. Grazie e arrivederci.